Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, e gli facciamo un applauso che oggi sono tutti rossi, tutti rossi. Tutti rossi. Per questa settimana un po' di fuoco, un po' così, un po' colì, diciamo, Diciamo un po' così. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie all'infinito. Grazie per aver scelto la libertà, la lotta contro le vostre stesse resistenze al darvi, perché state creando un vero capolavoro. E io vi faccio un applauso. Grazie per le tante mail che mi avete mandato in questa settimana, reduci dai segni zodiacali sulla missione dell'anima. Video ispirato dalla nostra amatissima sorella, sono stati video bellissimi. Per chiunque non l'avessero visti, segno zodiacale ascendente soprattutto, per i più esperti anche da vedere la vostra luna e la vostra Venere, li potete trovare nella playlist segni zodiacali, va bene? Andate sul mio canale playlist, c'è una playlist con scritto segni zodiacali. E quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, per le ragazze nuove tantissime, io le consulenze sono centellinate sempre, perché il mio servizio è rivolto al collettivo soprattutto, e quindi ne faccio una ogni tanto. In questi giorni sono assorbita completamente dall'apprendere quante più emozioni, direi, non concetti possibili, dalla scuola di yoga sciamanico, e quindi sono proprio in una bolla d'estasi costante per supportare ancora di più il lavoro per il collettivo, per essere forte e stare sempre più dall'aldilà, perché dall'aldilà che si fanno i giochi nell'aldilà. E quindi ne faccio uno ogni tanto di consulenze. Abbiate pazienza ragazze mie, piano piano il mio canale è una scuola iniziatica, cioè una scuola che ti permette di superare le tue paure, le tue resistenze attraverso il lavoro che facciamo sul canale, per darti finalmente alla tua missione, darti finalmente nella libertà e nella bellezza dell'estasi, della gioia e nell'entusiasmo. Questo si raggiunge attraverso un'iniziazione, la pratica della contemplazione dei mantra e delle pratiche, appunto. L'iniziazione cos'è? Ve l'ho detto anche nelle stesse settimanali, nell'introduzione. L'iniziazione la puoi ricevere in qualsiasi momento. Nei tempi antichi era il maestro che dava l'iniziazione. Io ho ricevuto l'iniziazione allo yoga sciamanico, ma l'iniziazione la puoi ricevere attraverso un libro che leggi, attraverso un video che ascolti, attraverso la vita stessa. La vita stessa è un'iniziazione continua, questo gli antichi lo sapevano bene. La vita stessa è il corpo degli insegnamenti del Buddha, Dharmakaya. Quindi la vita stessa che è un'iniziazione. L'iniziazione, ripeto, che ti può arrivare attraverso un libro, attraverso qualcosa che leggi, qualcosa che ascolti. Quei click sono le iniziazioni. Le riceviamo continuamente. In questo caso ho strutturato la mia scuola come una scuola iniziatica volta a dare iniziazioni al risveglio della coscienza. Come si segue una volta presa l'iniziazione? Attraverso i mantra, le formule psichiche, la meditazione. Perché noi stiamo andando verso una realtà trascendente, trascendere l'io, trascendere la mente, e per trascendere la mente non lo puoi fare con la mente. Devi usare un altro strumento, che è la contemplazione, la meditazione, i mantra quotidiani. La meditazione, sono brevissime le meditazioni che vi ho messo sul canale, sono proprio volte al fissare in voi la consapevolezza. E soprattutto la meditazione non è, come vi ho spiegato anche nel video delle previsioni settimanali, un qualcosa che non è solo mettersi in postura meditativa e meditare, no. È la contemplazione di ogni cosa che vivi come un'esperienza spirituale. Ripetendo i mantra o le formule psichiche, maestro aiutami, ti prego, io prendo ferma risoluzione,
ho fede in te, ti benedico, ti ringrazio, ti accolgo, uketamo e mao, sabbe satta sukki hontu. Le formule psichiche unite ai mantra o semplicemente solo le formule psichiche sono le pratiche volte al sentiero verso la liberazione una volta ricevuta l'iniziazione, che ricevete attraverso un video, attraverso quello che ascoltate, leggendo un libro. Quindi, detto questo, per le ragazze nuove invito a studiare i contenuti della playlist L'arte sciamanica, che sono i moduli di base di apprendimento della nostra scuola. Quindi sono podcast iniziatici, ok? E quando noi facciamo le letture, quando i click vi vengono dei click, quelli sono iniziazioni, va bene? Come si procede dopo l'iniziazione? Con la consapevolezza di stare nel momento presente, vedendo tutto ciò che vi accade come un'esperienza spirituale. Perché è tutto un sogno dell'anima, la grande imago, che è la grande immagine dell'anima, che in ognuna di voi si palesa a seconda del vostro karma in base a quello che vivete. E quindi stavo dicendo, rispetto alle consulenze, ne faccio una ogni tanto, qualcuno ogni tanto, perché il mio lavoro è rivolto proprio verso lo scopo iniziatico di questo canale, a quanto più persone possibile che hanno animicamente la necessità di andare nel sentiero verso la propria libertà. Detto questo, benissimo. Oggi vediamo dal 10 al 16 febbraio, abbiamo la luna piena il 12, abbiamo visto che nelle stesse settimane è uscita sempre la luna, appunto, della serie. Viaggio octonio sotterraneo, siamo pronti come Caterpillar per trasmutare le paure del subconscio della luna in intuizioni. Allora, oggi ci concentriamo sul nostro divino maschile e divino femminile. Il nostro Lulei si legge a più livelli, fatevi ispirare a seconda del grado di consapevolezza che avete. Noi andremo a leggere un film adesso, è tutto un film, è tutto un racconto, è tutta una narrazione, la nostra vita. Vediamo qual è la narrazione che l'anima mundi a livello collettivo vuole mettere in scena in questa settimana affinché noi possiamo oltrepassare i nostri limiti, le nostre paure, i nostri attaccamenti. Sono energie che potete trovare all'interno di qualsiasi tipo di relazione, anche da quella lavorativa a quella familiare, a quella relazionale con una persona, quindi al di là se avete una persona o meno. Io leggerò energia femminile e energia maschile e voi vi lasciate ispirare. Allora, partiamo. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, partiamo. Il nostro maschione cosa ci combinerà in questa settimana? Vediamo. Dal 10 al 16 febbraio. Dal 10 al 16 febbraio. Ah, per chiunque, siccome l'avete scritto alcune mail dove potete trovare dove poter acquistare la mia tesi di laurea, il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com. Tanto alle ragazze che mi hanno già scritto le ho risposto. Con in oggetto il risveglio della coscienza o tesi di laurea o tesi in naturopatia o libro, ok? taromantic21@gmail.com, d'accordo? Ok. Allora, tanto sotto all'info box le descrizioni ci sono comunque. Vediamo energia attuale di lui in questa settimana, cioè energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Energia attuale maschile nei confronti di lei o energia attuale di lui. Fatevi ispirare, ragazze mie, sempre, e ragazzi. Ricordiamo che sono archetipi interni nostri. Tu hai dentro maschile e femminile. Che tu sia uomo o donna, hai dentro maschile e femminile. Energia attuale di lui.
con il re di denari sta lui. Beh, lui lo vediamo vediamo un uomo responsabile, vediamo anche un uomo predisposto, che può essere anche una donna da questa parte, ok, tanto fatevi ispirare. Vediamo una persona dedita alle proprie responsabilità, al proprio lavoro, ai propri progetti, alla realizzazione di concretezza nella vita. Sì, anche una persona molto seria nei confronti di qualcuno, seria nel senso una persona concreta, radicata e concentrata su ciò che vuole realizzare concretamente, anche impegnata sul lavoro e sulle sue responsabilità. La torre, abbiamo avuto un cambiamento nei maschili, un cambio forte c'è stato nei maschili, magari che le ha permesso di riprendere responsabilità, di assumersi responsabilità. Ricordiamo che il riassumersi la responsabilità delle proprie proiezioni di vita, di quello che vivi, è la chiave imprescindibile per poter cambiare le cose. Allora, ve lo spiego nei podcast questo. I pensieri di lui in questa settimana, i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri del maschile quali sono? Sette di denari, sta attendendo, sta pensando. Ci sono maschili che si sono riassunti si può dire? Riassumere. Diciamo, riassunti la responsabilità di cose e stanno attendendo i risultati. Ci sono maschili anche che stanno pensando, il sette di denari è un pensare, anche un vivere quotidianamente insieme a qualcuno. Vedete queste carte, le ho prese apposta anche per l'iconografia. Ci sono maschili che stanno seminando qualcosa con qualcuno e quindi assumendosi le loro responsabilità molto seri, diciamo, o altri maschili che stanno attendendo di realizzare qualcosa prima di fare qualcosa con qualcun altro. Ok. Vediamo cosa hanno nel cuore maschili. Lui, cosa ha nel cuore lui? Cinque denari, la perdita. Ci sono maschili che sentono un po' di perdita o a livello economico oppure si sentono esclusi rispetto a una lei o rispetto a qualcuno. Quindi nel cuore hanno un po' di perdita, un po' di sofferenza, un po' di penuria, penia, la dea della penia. Stanno attendendo tempi migliori, assumendosi la responsabilità delle loro cose. Ok, vediamo qual è il blocco di lui o karma nei confronti di lei. Il re di coppe. Ci sono maschili che fanno un po' difficoltà a seguire le loro intuizioni. Ecco perché magari stanno vivendo la dea della penia da una forma più materialistica e più, diciamo, orientati con la mente razionale, no? Speriamo che qualcosa cambia con la mente razionale. Ecco, questo è. Hanno difficoltà un po' a seguire le loro intuizioni e hanno anche difficoltà ad aprirsi emozionalmente rispetto a qualcuno. Perché li vediamo tutti questi denari hanno una doppia valenza, sì, sono persone più responsabili nella concretezza, ma una visione legata esclusivamente alla materia, alla mente razionale, alla mente ordinaria, è una visione monca dell'invisibile, re di coppe, che è più emozionale, no? Quindi ci sono maschili che hanno difficoltà a sentire le emozioni e lasciarsi andare le emozioni, tant'è che vivono nella penia, nella penuria, non con tanta consapevolezza, ok? Quindi anche maschili che si sono assunti delle responsabilità in situazioni ufficiali e sentono la perdita perché vorrebbero aprirsi in una situazione che non è ufficiale, mi spiego, ci siamo capiti? Perché magari volevano stare con altre persone, però si assumono la responsabilità di quello che hanno creato con una persona ufficiale e non possono aprirsi emozionalmente a un'altra persona. Questa è un'altra sottocategoria, non so se si può dire così, della lettura. Fatto sta che qual è il comune denominatore nel maschile? Che sono maschili orientati più alla mente ordinaria, razionale, più pratica, concreta, lasciando da parte la parte intuitiva e una visione un po' monca. Per avere una visione completa dell'esistenza noi dobbiamo integrare la parte emozionale, la parte intuitiva, la parte dell'invisibile. Ok, stanno così.
Va bene, le energie maschili stanno così, ovviamente non tutte le energie maschili, no? Perché ci possono essere, sono a gradi di intensità diversi. Può essere una percentuale piccolissima o può essere una percentuale più grande. Ecco, vediamo l'energia femminile. Stiamo vedendo come stanno internamente, no? Poi vediamo nella realtà fenomenica cosa accade, cosa muove poi le loro energie. Vediamo, energia di lei, energia femminile, energia attuale di lei nei confronti dell'altro fuori da sé, che può essere il lui o un'altra lei, insomma l'altro fuori da sé, o energia attuale del femminile nei confronti del mondo, quindi energia attuale. Allora, energia attuale di lei. L'eremita, ci sono femminili molto molto saggi, molto introspettivi e anche molto solitari attualmente. Ve ne do conferma io perché ci sono energie femminili molto solitarie, orientate alla pratica, alla concretezza, ok. Che stanno facendo un cammino introspettivo, che hanno poca voglia di darsi, di aprirsi al mondo, di aprirsi all'altro, di aprirsi al mondo, si aprono centellinate, mi spiego, soltanto a chi comprende questa natura. Ci sono femminili molto solitarie, femminili molto solitarie, molto introspettive, anche con profonda saggezza. Vediamo quali sono i pensieri del femminile, i pensieri di lei. Il 9 di denari, no, la regia dei denari, scusami. Ci sono femminili che stanno pensando alla loro stabilità economica, concretezza, alla loro casa, alle loro, a quello che riguarda la loro vita pratica. Vedo femminili solitarie o comunque sia molto introspettive, che pensano alla loro vita pratica e quotidiana. Molto stabili in questo, al loro lavoro, denaro, ai loro successi. Cosa hanno nel cuore i femminili? Il re di denari. Ci sono femminili che hanno nel cuore una persona e stanno pensando però non la stanno pensando. Allora, ci sono femminili che hanno nel cuore una persona, però non la stanno pensando, cioè questi re e regia di denari. Qua abbiamo una coppia molto pacata, cioè una coppia che ha molta pazienza e anche si prende cura delle proprie cose, delle proprie responsabilità. Non è una coppia avventata, no? Non è fuoco qui. Quindi ci sono femminili che hanno nel cuore una persona con la quale si trovano molto a loro agio, può essere anche una persona sul piano lavorativo, con la quale se la intendono bene sul piano lavorativo, e può essere un rapporto esclusivamente di lavoro con il quale se la intendono perfettamente, e stanno pensando a loro stesse però, cioè alla loro stabilità, ad avere pazienza nelle loro cose. Oppure altri femminili stanno con una persona con la quale condividono la loro solitudine. Che cosa vuol dire? Dipende ad esempio dai livelli di coscienza, cioè si può stare a fianco a una persona con la quale si condivide un progetto anche lavorativo e non avere necessità di avere altri tipi di rapporti, no? Quindi e trovare un equilibrio in questo. Invece altri femminili stanno pensando a una persona, cioè hanno nel cuore una persona che magari non vedono da tempo, con la quale c'è un'affinità pratica, però stanno pensando a loro stesse. Cioè non hanno l'ardire. Vedo femminili molto sereni e tranquilli da questa parte, concentrate sulle loro cose. Qua abbiamo il 9 di spade, mi danno altri dettagli qui. Femminili che stanno pensando a una persona con la quale non sanno cosa fare. Può essere la persona ufficiale con la quale stanno e dalla quale si sono separate. Ci sono un po' di ansie relative a questo re di denari qui,
che può essere una persona che ha degli impegni lavorativi, concentrato su delle sue cose, su delle responsabilità. I femminili hanno un'energia più ehm, di introspezione, no? Stanno pensando stanno mantenendo la calma rispetto a delle situazioni con una persona che può essere impegnata su altri fronti, anche lavorativi, oppure non stanno mantenendo la calma rispetto a cosa pensare su una persona. Ecco. Vediamo qual è il blocco karma del femminile in questa settimana. Un altro re. Un altro re. Un altro re, il re di spade. Allora, ci sono diverse interpretazioni qua. Può essere che i femminili sono in silenzio con qualcuno che hanno nel cuore, una persona che ha altre responsabilità e sono impegnati in altre responsabilità e c'è silenzio con questa persona, intanto pensano a loro stesse, a stare tranquille, a stare calme e ad avere la loro stabilità personale. Oppure ci possono essere due persone qua. Hanno una persona nel cuore, oppure può essere la stessa persona con la quale vorrebbero costruire, perché c'è una stanno riflettendo su questo, c'è una coppia, cioè se le intendono da un punto di vista pragmatico, pratico, però c'è silenzio con questa persona, oppure ci sono due persone. Qua c'è il 4 di denari, mi parlano questi denari e queste spade di persone un po' testarde. O c'è una questione, o c'è una persona un po' più introspettiva che non si apre. Fatto sta che mi sembra che i femminili la stanno prendendo, cioè c'è una buona energia di pensare alla loro tranquillità, alla loro ad avere pazienza. Oppure ci sono energie femminili che devono risolvere qualcosa sul profilo lavorativo con qualcuno. Oppure sul piano pratico, devono risolvere qualcosa sul profilo pratico con qualcuno. Ok. Ok, vediamo da questa parte. Allora, abbiamo visto come stanno internamente. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o nei confronti dell'altro fuori da sé in questa settimana. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o nei confronti dell'altro? Le intenzioni. L'asso di denari. I maschili hanno intenzione di offrire un'opportunità che è di denari in concreto. Alcuni maschili quindi hanno intenzione di dare un'opportunità in concreto prendendosi queste responsabilità. Il sole. Sì, maschili hanno intenzione di dare un'opportunità in concreto. Vediamo, queste sono le intenzioni, vediamo invece cosa faranno nelle azioni. Sì, sì, lo fanno, re di bastoni, 3 re ci sono qua. Questa mutante, ci sarà un mutante, io muto con la muta. Allora, ci sono maschili che fanno delle azioni di volontà, di impegno, di sforzo, si aprono all'altro e offrendo delle opportunità. Queste sono bellissime carte, eh? Quindi ci sono maschili che fanno delle azioni di volontà e di coraggio. Ok? Azioni di volontà e di coraggio. Dopo averci pensato su, 4 di spade, azioni di volontà e di coraggio. Energia finale di lui, asso di spade, volontà e coraggio per nuovi inizi che partono da un dimostrare qualcosa all'altro fuori da sé, che sia uomo o donna non importa, e l'asso di spade mi parla di chiarezza, di visione, di opportunità che nuove opportunità che partono da un parlarsi
per iniziare un cammino insieme o un nuovo cammino insieme. Quindi l'elaborazione che viene fatta qui, questo è il risultato: opportunità, opportunità, nelle azioni faccio vedere, ti faccio vedere, ok? Cioè ti faccio vedere sforzo, impegno e volontà, ok? Vediamo da questa parte, quindi energie maschili che si sforzano con impegno, determinazione e volontà nel far vedere il coraggio, re di bastoni e coraggio, questo fuoco, di esprimersi, magari anche da una forma più sensuale, erotica, mi spiego, perché qua vedo molti maschili che facevano difficoltà a darsi emozionalmente, e questo lo dimostreranno nei fatti. Cioè sono più fatti che parole, ok? Fatti, concretezza che parole. E le parole poi ci saranno, cioè nel senso fatti e concretezza per far vedere che ci sono, ok? Vediamo da questa parte energie femminili. Le intenzioni di lei in questa settimana quali sono? La ruota della fortuna, di fare un cambio, giudizio, prende una decisione che cambia le cose. Di cosa parla questa decisione che prende le cose? Le intenzioni, la ruota della fortuna. 7 di coppe. Allora, ci sono dei femminili che vogliono fare un cambio, prendere delle decisioni che cambiano le cose, per ovviare ogni tipo di confusione che può essere data da alcuni silenzi con qualcuno, e dei femminili che prendono delle decisioni con la regina di denari nella testa, decisioni di un certo spessore. Il 7 di coppe mi parla sia del andare oltre una certa confusione, quindi prendere una decisione chiara oltre la confusione che ci poteva essere, oppure di aprire delle nuove possibilità. Vediamo un po' nelle azioni. Le azioni che fanno i femminili nei confronti dell'altro fuori da sé, quali sono? Le azioni di lei. Il 9 di coppe. 5 di spade. Allora, molti femminili che stanno avendo a che fare con un'energia di una persona in silenzio che non prende ancora delle decisioni e ci pensano su, o stavano pensando i femminili a questa persona, fanno un cambio aprendosi a nuove possibilità. Queste nuove possibilità hanno a che fare col fatto che loro non fanno niente che non sia mosso dal loro benessere personale. Cioè, anziché stare dietro una persona, si concentrano sul loro benessere personale. E questo è il senso. Aprendosi col 7 di coppe a delle possibilità che hanno a che fare o con altre persone, però dove loro non fanno niente, si lasciano corteggiare, oppure al loro benessere personale, che ha a che fare con diverse possibilità, dal prendersi cura di loro stesse, alla casa, al lavoro. Mi spiego? Energia finale del femminile qual è? Il mago, la magia. Femminili molto potenti, con il mago e il 3 di denari. Molti femminili concentrati nel loro lavoro, ma questa cosa sta uscendo da diverse settimane. Cioè, sembrano anche la settimana scorsa, sono femminili molto concentrati nel conquistare la pratica spirituale, la magia spirituale, o semplicemente mettere in scena nel loro campo di vita, campo d'azione, le loro arti magiche, che sia il lavoro, le relazioni interpersonali. Sono femminili che si sentono capaci di realizzare molte cose. E questo 9 di coppe mi viene in mente il grande Naropa, un mistico orientale, diceva: la suprema condotta è l'assenza di sforzo, perché è proprio che poi è la prima yasa, nello yoga sciamanico la yasa è la legge che segue ogni sciamano. La suprema condotta è l'assenza di sforzo, della serie la natura come fa. La natura non fa sforzo a essere bellezza.
Una rosa non fa sforzo a essere bellissima, un tulipano uguale. La natura tutta è uguale, quindi per seguire la legge naturale e avere la prosperità, la prima legge da seguire è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. E questo 9 di coppe è l'assenza di sforzo, lei sta seduta. Nel frattempo lavora molto con la calma, con la pacatezza della regina di Dinari di voler realizzare degli obiettivi in concreto nella sua vita. E l'energia finale è proprio il mago, la magia, conseguire questi obiettivi, facendo nelle azioni il 9 di coppe, cioè godendo dell'immaginazione, come ci insegna il 7 di coppe, nell'immaginare la possibilità di realizzare le sue cose, spinta o spinta anche da probabilmente una figura maschile che l'ha fatta arrivare, o una figura insomma che l'ha fatta arrivare a concepire questo. La suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ci sono molti femminili che con il mago e il 9 di coppe raggiungono degli obiettivi anche lavorativi o personali di benessere importanti in questa settimana. Perché la ruota della fortuna gira a suo favore facendole aprire un nuovo scenario di vita che la fa sentire contenta. Ok? Qua ci sono femminili che si lasciano corteggiare, abbiamo visto l'energia maschile qua molto forte nei confronti del femminile, però i femminili si orientano in quello che è nell'applicazione della magia pratica. La suprema condotta è l'assenza di sforzo, perché il senso della nostra psicologia attuale, la psicologia da bara, anche come è stata maccheronizzata un po' la legge dell'attrazione, tutta sta ambaradan di cose, no? E la motivazione che ci spinge, la motivazione è proprio quello, l'opposto per la realizzazione degli obiettivi veri. Non devi essere motivato per raggiungere i tuoi obiettivi veri. La motivazione riguarda l'io, la mente razionale, cioè devi avere sempre bisogno di motivazione altrimenti perché l'ego è un palloncino che si gonfia e si sgonfia. Quando si sgonfia hai bisogno di essere motivato, hai bisogno di essere motivato, quindi si rigonfia, poi si risgonfia, poi si sgonfia. Alla fine perdi il focus perché è proprio la tecnica sbagliata. E invece nello yoga sciamanico noi apprendiamo come la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Tu realizzi i tuoi obiettivi, affidi agli dei il compito di realizzarlo. Qual è la differenza? Che poi c'è un'offerta da fare agli dei. Offrire in sacrificio qualche cosa. Una credenza, un'abitudine, e tu ti devi impegnare soltanto nel continuare, tu fai un patto con gli dei per la realizzazione dei tuoi obiettivi, ti devi impegnare non a realizzare l'obiettivo, quindi non devi avere la motivazione, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, che non ti permette di stare calmo e centrato come ci insegna il 9 di coppe. Ma tu ti devi focalizzare soltanto una volta espresso l'obiettivo, fatta una certa pratica, noi lo facciamo con lo yoga sciamanico, di rituale, ti devi impegnare soltanto nel conseguire la promessa che hai fatto agli dei, agli spiriti, che ti realizzeranno l'obiettivo, non sei più tu a realizzarlo. Questo è quello che ci dice la psicologia da bar, l'attuale legge d'attrazione, la manipolazione della legge d'attrazione. Tu ti devi impegnare solo a conseguire l'offerta quotidiana che ti sei promesso, che hai fatto agli dei. Nel patto con gli dei hai offerto una credenza, hai offerto una credenza limitante, hai offerto un'abitudine malsana, hai offerto qualcosa. Ecco, tu quotidianamente ti devi soltanto focalizzare nel perseguire quello, perseguire l'offerta che hai fatto agli dei, non a realizzare il tuo sogno. Comunque tutto questo ve lo insegnerò pian piano, però c'è già dentro, perché queste sono conoscenze che noi abbiamo a livello cellulare, perché già lo facevamo prima della civiltà. Il senso qual è? È un po' tra le tante cose che si viene detta nella legge di attrazione attuale, quella maccheronica, è che chiede all'universo e poi l'universo fa a lui, abbia fede all'universo. Quello è il senso, sì, lì c'è il senso, ma tu devi fare l'offerta agli dei. L'offerta agli dei è quello che dicevamo anche anni fa, di quella fede, no? Anni fa dicevamo dare il tuo impegno nella fede, no? Il tuo impegno nella fede, il tuo impegno perché quando tu finisci
il rituale durante il quale fai la richiesta all'universo, che poi agli dei, agli spiriti, esci dallo stato di coscienza ampliato, la mente ti riacchiappa subito, quindi la cosa più difficile è permanere nella gioia e nell'entusiasmo di quello che hai fatto e perseguire l'obiettivo, che è quello, il tuo obiettivo non è più quello di realizzare il tuo obiettivo, il tuo sogno, ma concentrarti sull'offerta che hai fatto agli dei. E quindi stavo dicendo anni fa, dicevamo nella fede, no? Perseguire nella fede, perseguire nello studio e nella disciplina. Studio e disciplina in quello che tu stai cambiando di te stessa o di te stesso. Sono cose simili, però dette in parole o in altri termini, hanno una valenza più radicale, più forte. E quindi qua ci sono femminili che conseguono degli obiettivi importanti con il mago. Ok. Va bene, adesso ci facciamo tutte le specifiche. Tu stai prendendo? Sì. Però prima, questa volta li ho fatti i biscottini. Vado a mangiare un biscottino, arrivo subito. Eccomi qui, di ritorno. Allora, riflettevo su questa stesa anche da questa parte. Ci sono femminili in questa settimana che offrono qualcosa a un datore di lavoro, qualcosa, capito? Offrono dopo tanto peregrinare emozionale, emotivo, una profonda introspezione, conseguendo dei risultati sul piano obiettivo lavorativo o sul piano pratico, sul piano di realizzazione del 9 di coppe, che è un desiderio realizzato, no? Ok, andiamo a vedere, facciamoci tutte le specifiche. Da questa parte vediamo energia di lui. Allora, energia attuale di lui con il re di denari. Energia attuale di lui con il re di denari. Cavaliere di spade. Ci sono maschili che attualmente con il Cavaliere di Spade impongono una certa visione. Impongono una certa visione e c'è tensione. Impongono una certa visione e c'è tensione. Può esserci tensione. 8 di spade. Impongono una certa visione, c'è un po' di tensione, ecco perché non si lasciano fluire molto la parte emozionale. Vediamo il 7 di denari, i pensieri di lui col 7 di denari. La forza, hanno la forza di attendere qualcosa, hanno anche la forza di, stanno pensando di avere il coraggio di attendere, stanno pensando di avere il coraggio di investire su qualcosa di nuovo, che può essere relazionale e anche pratico, stanno pensando di avere il coraggio di attendere, va bene? Che le cose migliorino in alcuni ambiti della loro vita, ok? E anche il coraggio di voler recuperare, stanno pensando di avere il coraggio di attendere per recuperare un rapporto, comunque il coraggio di un'attesa. Vediamo che cosa c'è nel cuore, 5 di denari. Il re di coppe, tac, che sta al blocco, tac. Sì, allora, il coraggio di... Nel cuore hanno questa cosa, infatti il blocco di questa settimana è il re di coppe, aprirsi alle emozioni e non vedere le cose da una prospettiva solo razionale, ordinaria, pragmatica, ma anche da una prospettiva emozionale. Nel cuore questo re di coppe mi parla della necessità di aprire il cuore a questa sensazione emozionalmente difficile per poi fare azioni che parlano della concretezza, dell'avvenuta percezione di questa emozione difficile. Quindi si sentono anche che gli manca qualcuno per aver agito in modo magari più concentrato sulla materia, per aver agito un poco più in modo testardo.
Vediamo il blocco del Re di Coppe e l'asso di bastoni. Infatti l'unico modo per avere un'opportunità è aprirsi emozionalmente. L'unico modo per avere un'opportunità è aprire il loro cuore, aprirsi emozionalmente in questa settimana. Anche l'unico modo, l'asso di bastoni rappresenta il fuoco, no? Rappresenta la scintilla creativa, divina, anche la creatività, l'intuizione, e sanno l'unico modo in questa settimana per aprirsi alla creatività, all'intuizione, alla bellezza, all'allegria dell'asso di bastoni è seguire le loro intuizioni, che è al blocco, perché magari quando non le seguono si trovano incriccati. Vediamo con l'asso l'asso di denari, le intenzioni con l'asso di denari. Le intenzioni con l'asso di denari. 3 di coppe, hanno intenzione di proporre allegria, di proporre un'opportunità in concreto, che mi parla di allegria, di condivisione, di celebrazione. Vediamo le azioni che faranno con questo coraggio del Re di Bastoni. Il Cavaliere di Denari, sì. Allora, hanno il coraggio di dimostrare con le azioni, di fare, di voler esserci, di voler celebrare, no? Aspettando i tempi anche di lei. Il Cavaliere di Denari è un'offerta che arriva in concreto, cioè della serie il coraggio dell'attesa. Ricordiamo, io faccio delle azioni in questa settimana che mi parlano di far vedere che voglio e che è una cosa a lungo termine, che è una cosa duratura, non è una cosa effimera. Ok, hanno anche il coraggio di attendere cosa ne pensa l'altro delle loro azioni. Coraggio di attendere. Vediamo l'asso di spade, energia finale, non 200 carte, no, una alla volta. L'asso di spade. Il paggio di spade, infatti vedi, hanno il coraggio di attendere, dopo che faranno delle azioni, staranno a guardare per vedere di chiarire, dopo che faranno delle azioni in concreto nel far vedere che vogliono, quindi i fatti, faranno i fatti, si faranno i fatti in questa settimana, hanno il coraggio di attendere per vedere, sorvegliando le azioni di lei, cosa ne pensa, o di lui, insomma, cosa ne dedurranno delle loro azioni, va bene? E quindi anche con l'asso di spade e il paggio di spade risolvere questioni in sospeso che hanno a che fare proprio con questa necessità che loro sanno di dover fare, di dover dimostrare, di dover essere, insomma, quello che sentono. Ancora 2 altre asso di spade, la regina di coppe, vedi? Sorvegliano lei. Una volta aver chiarito, una volta aver fatto vedere che cosa fanno i fatti, osservano lei, regina di coppe, regina di spade, che li ha messi un po' così. Qua ci sono anche 2 persone, più di una, insomma abbiamo pure tanti re, insomma dipende, io cerco di dirvi tutto quello che leggo, portandolo anche su piani per poter risolvere ciò che si manifesta, no? Cioè per poter andare incontro in modo migliore. Allora, ci sono 2 persone qua, o può essere la stessa persona. Allora, ti faccio l'esempio perché l'immagine ce l'ho. Loro fanno delle cose, ci sono energie maschili che fanno delle cose, ok? Dimostrano e hanno anche il coraggio di attendere per vedere cosa ne pensano le lei verso cui hanno fatto delle azioni, le lei o lui, insomma, no? E cosa succede? Loro percepiscono le lei con la spada davanti, perché alcune lei non fanno vedere emozionalmente la parte più morbida, ma fanno vedere la parte più dritta, ok? La parte più decisa. Quindi quello che percepiscono loro è che loro sanno, i maschili, che nonostante
lei verso cui fanno delle azioni e dimostrano, hanno il coraggio di attendere, si mostrano un po' più dure o un po' più fredde nei loro confronti, sanno che dietro c'è il cuore delle persone verso cui fanno delle azioni, mi spiego? Quindi ecco perché hanno il coraggio di attendere, perché aprendo il cuore percepiscono l'altro al di là della sua veste più fredda, va bene? Poi possono esserci più persone qua, sì, però qual è il senso? È a seconda del karma, no? Non è una lettura individuale, è una lettura che vede le energie come si possono sviluppare, attorno alle quali c'è un comune denominatore. Il comune denominatore, quando facciamo energie collettive, c'è un comune denominatore a tutte le situazioni. Il comune denominatore sul maschile in questa settimana è la necessità di seguire le intuizioni, il cuore, e non tanto la parte ordinaria della mente, ma dimostrare quello che il cuore gli chiede di dimostrare, va bene? Al di là delle dinamiche varie karmiche di ognuno. E due altre sull'asso di spade. Sì, asso di coppe, infatti. E 5 di spade, guarda un po'. Loro dimostrano, fanno vedere, eccetera. Molti di lui percepiscono i femminili con la spada puntata, nonostante sanno, vedono oltre la spada puntata, vedono il cuore delle lei. Questo può generare un po' di tensione nei maschili, però loro hanno una profonda fiducia di questo asso di coppe che c'è dietro. Mi spiego mentre loro dimostrano. Ok, vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei con l'eremita. Energia attuale di lei con l'eremita. Energia attuale di lei con l'eremita. Eh sì, il giudizio. Loro stanno facendo una profonda introspezione, procedendo con cautela nel proprio sentire, nella propria profondità, perché devono prendere delle decisioni importanti su più fronti o una decisione importante. Il giudizio mi parla di quella cosa che arriva, è la risurrezione dei morti, no? Il darsi conto di risolvere cose che sono lì da tanto tempo, le quali sono prerogative imprescindibili prima di fare dei passi nuovi. E quindi c'è una profonda introspezione del femminile. Vediamo con la regina di denari nella mente cosa pensano i femminili. Regina di denari, l'asso di denari. Infatti i femminili sono concentratissimi nel realizzare i loro obiettivi, nella concretezza che riguardi lavoro, denaro, casa, famiglia, tutto ciò che le dà stabilità. Cosa hanno nel cuore femminili con i re di denari? 10 di denari. Molti, guarda, mi evidenziano i femminili. Allora, ci sono prima di tutto dei femminili che stanno benissimo con una persona, benissimo, benissimo, hanno una stabilità importante, e in questa settimana si troveranno proprio a loro agio con questa persona, realizzando anche nel loro lavoro delle questioni importanti. Altri femminili qua, come ti stavo dicendo prima, si evince fortemente il fatto che proporranno delle cose a un datore di lavoro, proporranno qualcosa nel loro lavoro, se avete un'attività in proprio, qualcosa, vedo una grande realizzazione su questa attività in proprio, perché c'è femminile e maschile insieme da questa parte, femminili molto forti in tal senso. Allora, vediamo il re di spade al blocco. Qual è il blocco del femminile in questa settimana? Il 10 di coppe. Sono molto concentrate su quello che riguarda la loro stabilità. È possibile che, allora, alcuni maschili che
scusami, alcuni femminili che stanno con una persona, il problema è la parte emozionale. Qua pure l'avevamo visto, no? Una persona che non si dà emozionalmente, che magari si dà solo nella pratica, però non si apre emozionalmente. Però questo è come sarebbe leggervi, per ognuna di voi che state ascoltando, una stesa personale, ma voglio trascendere questo, altrimenti non finiremo più. Anche qui vi voglio dare il comune denominatore di questa settimana dei femminili è la realizzazione di un appagamento pratico, che è al di sopra dell'appagamento emozionale con qualcuno. Perché l'appagamento loro del 9 di coppe, che è un'energia autonoma, infatti il 10, la condivisione con tutti è al blocco, è la priorità. Vi ricordate come vi insegniamo sempre, una relazione sana e appagante è fatta da 2 9 di denari insieme, 2 9 di coppe insieme, perché è una persona integra, appagata in se stessa col proprio divino, col proprio amante mistico, che poi condivide la propria interezza con un'altra persona e non c'è la stampella, mi spiego, che quello determina un nuovo karma, quando tu vedi nell'altro la stampella che ti salverà, come ci hanno devastato i film Disney, insomma, Cenerentola, Biancaneve, là ci sono messaggi esoterici molto più importanti e più forti, Quindi, è questo il senso. Vedi, qua c'è il re di denari. Ci sono femminili, mi sembrano stese simili alle ultime settimane, guarda, incredibile, come se si è centrato il punto e si sta raggiungendo quel punto. I femminili prendono proprio coscienza del fatto che per realizzare l'unione con qualcuno non si deve realizzare da una prospettiva di bisogno, ma da una prospettiva di interezza individuale. Poi le altre sottocategorie sono che ci sono dei femminili che hanno relazioni con uomini o persone impegnate, quindi ci stanno riflettendo su da un po' e hanno capito che la loro proiezione di persone impegnate, che possono essere sia impegnate in un'altra relazione o impegnate nella realizzazione dei loro obiettivi personali, no? Le persone con le quali sono in relazione, le spingono a realizzare loro stesse. Vediamo le intenzioni con la ruota della fortuna e il 7 di coppe. Le intenzioni dei femminili quali sono? Le intenzioni dei femminili. Paggio di bastoni, assolutamente sì, hanno intenzione, sono molto creativi in questa settimana, molto creative su più ambiti della loro vita. 7 di coppe sono i più scenari, no? E molto creative. E anche a conoscere persone nuove, ad aprirsi dalla loro prospettiva di autonomia. Le azioni dei femminili con il 9 di coppe. E 3 di coppe, vedi, si aprono, festeggiano, stanno con gli amici, conoscono persone nuove, si riconciliano con qualcuno, sono molto forti qua. Energia finale del mago. 7 di bastoni, sì, mettono limiti. Vediamo un'altra. Cavaliere di coppe. 6 di coppe. Allora, alcuni femminili si riconciliano con delle persone che conoscono bene, oppure celebrano con delle persone che conoscono bene. E c'è la volontà di manifestazione, cioè loro hanno il potere del mago. Qua molti femminili, vedi che avevano messo dei limiti, 7 di bastoni nel passato. Qua c'è il cavaliere di coppe che va verso il 6 di coppe, che mi parla di una riconciliazione con persone che si conoscono da tempo, che possono essere anche degli amici, mi spiego, degli amici che ti fanno battere il cuore, con i quali stai bene, 3 di coppe, perché l'amore iniziamo a vederlo sotto altri punti di vista, no? E le carte parlano sempre a seconda del livello di coscienza in cui ci troviamo, vengono lette poi. Quindi qua mi dice che i femminili stanno molto bene in questa settimana
per la loro ritrovato potere personale, si sentono molto allegre, sono aperte al confronto, al dialogo, da che avevano messo dei limiti, qua avevamo l'eremita, prendono la decisione di aprirsi al nuovo, ripeto anche a vecchi conoscenti che possono essere anche degli amici, mi spiego? In questi, oppure si aprono al nuovo, e qua abbiamo anche l'asso di coppe, vedo dei femminili che hanno la volontà di aprirsi e soprattutto quando si aprono i femminili però si mantiene questo sette di coppe, che c'è, scusami, questo sette di bastoni, perché qua c'è una donna che esce, vedi, protegge quello che ha conquistato. Quindi mi apro al nuovo, mi apro all'altro fuori da me o alle altre persone, proteggendo quello che ho conquistato. Ricordiamo, c'è anche il 9 di coppe, ok? Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei di delinearci il quadro energetico del maschile in questa settimana. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Questo voler dimostrare, qua si fanno i fatti nella concretezza in questa settimana. E maschili che hanno coraggio di attendere per vedere cosa succede quando fanno i fatti, perché riconoscono i femminili che dietro a una spada o al cuore di ghiaccio c'è un cuore. Questa è la percezione che hanno i maschili, ok. Vediamo. Allora, qual è il profilo energetico di lui, del divino maschile, in questa settimana? Tu sei l'amore. Tu sei l'amore. Beh, è chiaro. Cos'altro? Sto tornando da te, qua te l'ho detto che ci sono incontri con persone che già conosci e anche qua c'è l'eremita, qua c'è una forma di attrazione tua anche, o insomma del femminile, a pensare con una veste più autonoma a qualcun altro, tant'è che si realizza un obiettivo di vedere una persona che non vedevi da tempo. Sto tornando da te. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. E qua infatti è la carta che ti dicevo qui, no? L'insicurezza del maschile che è molto concentrato, più predisposto a pensare con la sua mente razionale, meno con il cuore che è al blocco, tant'è che alla fine fa i fatti per dimostrare quello che il suo cuore chiama e desidera dimostrare. Quindi ci sono maschili che possono avere delle manifestazioni, come te l'ho detto qua, più dure o più improntate alla mente razionale, meno predisposte alla parte, scusami, sì, parte razionale, meno predisposte alla parte emozionale, ti dicono sono insicuro, la mia è solo apparenza, cioè appare questo, ma io ho delle fragilità interne, l'abbiamo viste con il 5 dei denari. Cos'altro? Ah, vuoi sposarmi? C'è qua. Vuoi sposarmi? Eh sì, perché ti ho detto qua faranno dei fatti, avranno il coraggio di attendere, di vedere questi fatti che sono i nuovi semi che pianteranno, che cosa germoglierà dall'altra parte. Quindi c'è la volontà e qua abbiamo Re e Regina di Denari anche, ricordiamolo. Quindi ti ho detto ci sono femminili che stanno molto in stabilità con qualcuno e stanno molto bene, tant'è che si aprono, quindi ci sono maschili molto intenzionati nel concretizzare delle cose grosse. Vediamo, però mi è uscita dopo questa carta, ciò vuol dire queste sono le intenzioni più profonde, l'abbiamo visto qua, e hanno il coraggio di attendere. Cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te, e questo è il Re di bastoni. Cioè colui che fa delle azioni che ha nel mosso da una forte energia erotica, che ha la voglia di concretizzare sul piano della materia. Voglio tutto di te, dice. Quindi qua si delinea
un'energia maschile in questa settimana che fa il viaggio ctonio sotterraneo nelle profondità, nel viversi questa sensazione di penuria o di mancanza di una lei o di una persona o di qualcuno, dopo aver usato una mente razionale troppo programmata, troppo impregnata, diciamo, sulla parte razionale appunto della vita, si fa un'esperienza emozionale che è al blocco, e in questa esperienza emozionale di adempimento di questa mancanza, quindi sente la mancanza, dove ha potuto dimostrare tutto il contrario, cioè che non sentiva mancanza, le sue azioni nella pratica e nei fatti hanno come assunto principale quello di concretizzare qualcosa di bello, di importante, al di là dell'apparenza che ha potuto dimostrare. Ok? Adesso vediamo di metterci lo sciamanone con queste. Allora, vediamo un po' cosa ci racconta lo sciamanone, con quale attitudine sciamanica, prima il femminile, con quale attitudine sciamanica il femminile realizza i suoi scopi, i suoi obiettivi di concretezza in questa settimana. Perché è una donna selvaggia. State studiando, ragazze mie. Bellissimo, bellissimo, bello, è molto tutto bello, è molto bello. Allora, è bellissimo, donna selvaggia, con quale attitudine il femminile raggiungerà i suoi scopi in questa settimana? La donna selvaggia. Selvaggia. Questa carta mi richiama a una meditazione che vi ho messo sul canale, potentissima, voglio essere selvaggia e bellissima, quindi è un invito ad acclimatarsi alla vera natura che incarnate, e magari con la meditazione proprio centrate il punto, per la donna selvaggia che è? Colei che segue la sua natura, colei che non è condizionabile, no? Colei che vede un condizionamento e lo fa sbranare dal giaguario che si è messo nel settimo chakra, come vi insegno sempre, cioè dall'animale totem. Quindi la donna selvaggia, essere la propria natura, permette di conseguire i grandi obiettivi dell'anima, e questo si raggiunge a gradi di intensità sempre più elevati a partire dalla quotidianità. Quindi sono quello che mi incarna, e quello che mi incarna sono un insieme di stanze, di forze, sono i miei avi, sono i miei antenati, sono la saggia, sono la scandalosa, sono la strega, sono la maga, ok? Bellissima questa cosa, bellissima. E quindi qua ci sono maschili che si inchinano davanti alla perfezione della selvatichezza. Qua ci sono, il femminile si è risvegliato a favore della selvatichezza. La selvatichezza è quella che la società attuale ha voluto addomesticare, occultare, schiacciare, infrangendo il patto uomo-natura. La donna selvaggia è colei che ha scelto l'amore al potere, perché l'incarnazione dell'uomo, il punto ultimo è quello di darsi all'amore, il potere della mente. Trascendere la mente significa darsi all'amore e eliminare il potere sugli eventi, il potere sulla natura, il controllo sulle proprie emozioni, il controllo su quello che accade. Questo è il potere. Scegliere la selvatichezza, la donna selvaggia, significa scegliere l'amore, che significa avere il vero potere. Ed è un potere animico, non è un potere della mente, che poi ti rende vittima. Ok, vediamo. Con quale attitudine l'energia maschile realizzerà i suoi obiettivi in questa settimana, i suoi scopi? Questo darsi, perché il re di bastoni si dà, ha coraggio di darsi, all'offrirsi, no? E anche il coraggio di attendere, molto femminile anche da questa parte. Le molte vie.
Allora, questa carta mi parla, allora qua c'è un labirinto, questa carta è ambivalente, ti dice la parte razionale, tutti questi denari, che non ti fa aprire alle emozioni, ti fa vedere che ci sono tante vie. Allora pensi che sia tu che devi scegliere quale via intraprendere tra le tante che ti propone la tua mente razionale. C'è una sola via, che è quella che sta al blocco, la via dell'intuizione, è la via del cuore. La vera conoscenza è quella che si ha con il cuore, non con la mente. Quindi tra tante vie, le ho provate le vie, quelle della mente razionale. Re di denari, cavaliere di spade, le ho provate queste vie, sono insicuro, la mia apparenza, ricordiamo. L'unica via che ti conduce alla perfezione è quella del cuore. Quindi davanti a tante vie che la mente razionale ti propone, vie che se intraprese ti faranno avere sempre un'esperienza limitata per quanto tu possa controllarla. Cioè la mente razionale ti fa fare delle esperienze che può controllare. Laddove non può controllare la mente razionale, non ti fa fare delle esperienze che non può controllare, ma le esperienze che ti danno il vero potere, la vera vittoria, sono quelle che la tua mente razionale non può controllare, sono le esperienze del cuore, sono le intuizioni. Quindi sceglierà la via del cuore, quello che li porta, infatti qua abbiamo il sole, che può accecare la sua mente. Questa carta dice che può accecare chi non è abituato, no? Cioè nel senso può accecare la mente razionale, il sole, il cuore. Però quella è l'unica via, ok? Ok, adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso, ragazzi miei ragazzi, vi lancio un ultimo oracolo sommativo, no, cazzo, come si dice? Riassuntivo, sommativo, vabbè, insomma, l'ultimo oracolo sommativo, mi piace questo termine appena inventato, dalla Crusca, appunto. Vediamo la carta sommativa qual è in questa settimana. Che mette insieme i due archetipi. Carta sommativa. Jolly, la situazione è confusa, prendi un'altra carta. Ma la situazione è confusa, prendi un'altra carta. Io il Jolly, e qua c'è una bella aquila reale, altro che confusa la situazione. Questa è un'aquila. Cioè, prima di prendere un'altra carta, osserviamo questa carta che è pazzesca. Cioè, ho detto una carta sommativa tra lui e lei, l'aquila, guardare con gli occhi dell'aquila, cambiare visione, guardare le cose da una prospettiva più ampia, l'aquila, vediamo, la calma dell'aquila, vediamo un'altra, sesto senso, appunto, cos'è se non la calma dell'aquila? Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Cosa abbiamo detto fino a questo momento? È tutta la parte maschile che ha necessità di farsi guidare dall'intuito. La parte maschile sei anche tu, perché queste sono energie interne tue. Quindi nelle tue azioni fatti guidare dall'intuito. L'intuito ti porta ad avere una visione più ampia. Quindi da tutto quello che è uscito, fatti guidare dall'intuito che ti porta a fare azioni di successo seguendo la natura selvaggia rispetto a molte vie che la mente razionale ti può mettere davanti. La mente razionale ti fa mettere davanti delle vie e ti dice questo è meglio, questo è peggio, questa è vantaggiosa, questa è svantaggiosa, questo è male, questo è bene, secondo i parametri mentali, le molte vie. Cosa ci dicono gli archetipi in questa settimana? Per fare azioni di successo guidate dal cuore, segui il sesto senso e quindi la donna selvaggia.
la donna o l'uomo, la natura selvaggia. La natura selvaggia è il sesto senso che ti fa, rispetto alla proiezione che avrai nel mondo, tante vie, seguire una via sola, quella del pieno successo, dell'amore e non del potere, e quindi il potere vero. Ok? Wow, detto questo, ragazze mie e ragazzi, mi ci faccio un applauso, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, e vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!